Cari amici e cari amiche del canale YouTube, io sono Michele Poletti, vi do il benvenuto in questo nuovo video dove non parliamo di libri questa volta, ma parliamo di attualità. Ogni anno a Francavilla d'Ete, un paesino di 900 anime nella provincia di Fermo, ospita una manifestazione molto importante che va avanti dal 1999, ovvero 26 anni, che si chiama la Notte dell'Orgoglio Marchigiano. Allora, più o meno ne siamo tutti a conoscenza noi nel territorio perché vediamo durante il periodo estivo queste gigantesche vele con ospiti di rilievo nazionale, no? E fino a qui può essere una bella manifestazione, che oltretutto dovrebbe essere anche meritocratica in quanto premia o dovrebbe premiare i marchigiani che si sono distinti nell'anno per aver portato un contributo sociale, no? In 9 diversi ambiti, quello ambientale, quello imprenditoriale, eccetera, eccetera, eccetera. Quest'anno sono stati ospiti del calibro di Beatrice Luzzi, non so, Renzi Brilli, Gabriel Garco, doveva starci Raul Bova, ma ha dato forfait, il sindaco si è incazzato, poi è arrivato il manager di Raul Bova che si è incazzato perché uno ha dato colpa a quello, quell'altro ha dato colpa a quell'altro, quindi è successo un buon casino. Raul Bova, dagli occhi spaccanti, non si è presentato, probabilmente perché vuole mantenere un basso profilo dopo la puntata di Fabrizio Corona su Falsissimo e l'uscita degli audio. La puntata l'ha fatta su Falsissimo? Sì, usciti gli audio, insomma è successo un po' un casino che tutti noi sappiamo. Ora, il problema della Notte dell'Orgoglio Marchigiano è questo: manca un sito internet di riferimento. Allora, questa è una manifestazione in cui la Regione Marche ha dato 40.000 euro, ok? 40.000. E in totale la manifestazione si superano i 100.000 euro, tra tutti i contributi, sponsor, eccetera, eccetera. Quindi è una manifestazione non importante, importantissima se consideriamo poi il fatto che è un paesino di 900 anni. Ebbene, non c'hanno un sito internet. Cioè, 26 anni che fai una manifestazione di rilievo regionale importante, ma con personaggi nazionali, e non hai un sito internet che parla di questa manifestazione. Ma questo non è tanto il problema. Il problema è che manca un regolamento della manifestazione, perché nel momento in cui tu vai a dare delle premiazioni, e questa è una manifestazione che è patrocinata e sponsorizzata anche dalla regione, devi avere un regolamento. Perché qual è il problema? Il problema è il seguente: su quale base tu premi una persona piuttosto che un'altra? Su quale base fai una selezione? Chi è la commissione che fa la selezione? Non sappiamo chi è la commissione che fa la selezione, perché è importante sapere chi è in una commissione che fa la selezione, perché poi se uno c'è un conflitto di interessi io devo sapere chi c'è in quella commissione. Ok? È fondamentale. E allora tu mi devi dire chi è la commissione che fa questa selezione. Chi sono tutti i partecipanti che hanno aderito? Quali sono le modalità con cui partecipare? Quali sono i termini per la presentazione della domanda? Chi la presenta? I comuni la presenta? 110 comuni mi pare del letto che partecipano. La presentano i comuni, la presentano i singoli. Chi la presenta? Non si capisce nulla. Perché non c'è un regolamento. Io l'ho cercato online, l'ho cercato dappertutto, la stampa non dice nulla, non si capisce nulla di questa manifestazione. Si capisce solo che ci sono personaggi, presentatori, attori, eccetera, eccetera, di rilievo nazionale, la gente va lì perché è curiosa, gli piace il gossip, gli piace vedere sta gente qui. E poi, tra l'altro, che è successo? Sono andato anche a leggere su internet un po' dei commenti così. Allora, la manifestazione è gratuita, però il posto a sedere costa 20 euro su prenotazione e la gente ovviamente scrive: ma dove si prenota? Cioè, c'è un link o qualcosa, non devi chiamarli. Quindi, e non c'è scritto nemmeno il prezzo. Dopo lì sotto la gente scrive 20 euro. Quindi una festa popolare ma non popolana, che tu fai pagare. E poi basta vedere le prime file, tutti i politici. Adesso ci sono le elezioni, c'era pure Acquaroli era voluta, c'era Acquaroli e tutta la scia di politici che poi salgono sul palco, fanno le varie marchette, si riflettono nella loro stessa immagine e vogliono incrementare il loro potere comunicazionale perché vogliono un ritorno d'immagine.
Ma il problema è che se si vuole creare una manifestazione che avrebbe un ruolo importante e meritocratico, che è quello di premiare gli orgogli delle Marche, i marchigiani che si sono distinti per aver portato un contributo nei vari campi, non mi fai un regolamento? Ma come cavolo è possibile? Cioè, è una cosa folle. Allora se io volessi per esempio partecipare, se avessi voluto partecipare, no? Poi io potevo partecipare tranquillamente. Perché non mi hanno detto come si poteva partecipare? Non ho potuto leggere un regolamento? Niente. Allora, questo ti fa pensare male, no? Ti fa pensare che già sanno chi devono far vincere, perché se non c'è un sistema trasparente come dovrebbe essere, tu pensi male. Allora, vedete, manca un regolamento, manca un sistema di meritocrazia che oggettivamente ti definisce dei parametri. Per esempio, se l'anno prossimo voglio partecipare e vincere, devo sapere quali sono i parametri sulla base dei quali tu scegli una persona piuttosto che un'altra, un'azienda piuttosto che un'altra, che può essere, che ne so, per esempio la ragazza che hanno scelto che ha vinto Castrocaro, ok, vinci Castrocaro, quello può essere un parametro, ma me lo devi dire prima. Superi un tot di fatturato anno, me lo devi dire prima. Superi un tot di utile, me lo devi dire prima. Quali sono i parametri? Io voglio sapere, tutti vogliono sapere, la popolazione deve sapere quali sono i parametri oggettivi per poter vincere nelle varie categorie della notte dell'orgoglio marchigiano. Questa è una cosa fondamentale, cioè voglio dire, se non espliciti questo, dovrebbe essere obbligatorio, no? Perché cavolo, fai una premiazione e non spieghi il regolamento, non spieghi come è stata selezionata la commissione, da chi è composta, cioè è alla base della trasparenza. E allora questo mi fa pensare che questo evento, che tra l'altro si svolge in una piazza che ha un nome, non penso che sia casuale, Vittorio Emanuele II, e chi ha visto le puntate precedenti sul nostro canale abbiamo anche menzionato Vittorio Emanuele II, che è stato un massone della nostra ben amata patria. Sarà un caso? Non lo so se è un caso. Però, a considerare tutti i personaggi che stanno lì in quella serata, a considerare il rilievo e l'importanza, tutti i mezzi imborghesiti, giacca e cravatta, ti fa pensare la cosa, no? Ti fa pensare. Quindi, io sono del parere, e sono libero di pensarlo e di dirlo, che queste manifestazioni sono frufru, qua, non hanno un senso, non sono quello che dovrebbero essere, cioè manifestazioni meritocratiche basate su un sistema di premiazione che sia oggettivo, trasparente, con un regolamento. Nulla di tutto questo traspare. Neanche i giornali lo specificano, ne parlano, niente. Il giornale, che dovrebbe essere la fonte di informazione principale, no? Allora il giornalista, quando ti dicono che c'è un evento, ma ti vuoi informare tu giornalista? Vuoi fare un po' di inchiesta? Non ti dico che ci devi aprire l'inchiesta, ma un minimo di inchieste, di domande per capire un po' la manifestazione dovresti farlo. Non è che puoi fare pura e mera promozione, devi fare informazione, se no non sei un giornale, sei un sistema di marketing e pubblicità, non sei un giornale. Allora quello che stiamo vedendo oggi è il motivo per cui faccio questo video, è per dire che ormai i sistemi di informazione stanno fallendo miseramente perché non hanno un business plan che li sostenga, e siccome non hanno un business plan che li sostenga, devono sostenersi con queste pubblicità che non sono informazioni ma vere e proprie pubblicità, e non a caso poi non si mettono a fare vera informazione sulla politica come dovrebbe essere, ma fanno semplicemente copia e incolla di comunicati, fanno la promozione elettorale, lo spazio promo redazionale, e quindi oggi apriamo il sito di informazione tappezzato da promo redazionali di propaganda elettorale adesso per le regioni Marche. È lì che si fanno i quattrini. Quindi il ruolo dell'informazione nella regione Marche, ma anche e soprattutto nel Fermano, sta prendendo una brutta piaga, una brutta deriva, e questo significa che siamo circondati da sempre meno informazione, nonostante siamo in un'era di iperinformazione. Siamo sovrastati dall'informazione, ma la qualità di questa informazione in realtà è scarsissima, di bassissimo livello, perché una persona che non ha un certo livello culturale, non ha una molteplicità di accesso alle fonti, non ha un minimo di
di cervello per fare dei ragionamenti, si becca tutto quello che gli viene detto. E allora poi che succede? Succede che fai le lezioni e succedono cose dell'altro mondo. Allora, questo per dirvi che cosa? Per dirvi che se si fa un evento del genere, dove premi l'orgoglio marchigiano, e io voglio essere uno che vince, mi devi dire come cazzo faccio a vincere, quali sono i parametri oggettivi per poter vincere. Se non lo fai vuol dire che è tutto preparato, tutto organizzato, e io lo penso. E lo penso perché sono libero di pensarlo, perché se tu non me lo dimostri che è il contrario, lo penso. E lo posso dire perché sono in un sistema dove la libertà di espressione e di critica è costituzionale, articolo 21, quindi non potete rompere i coglioni. Chiaro? Ok? Perfetto? Questo era il video e si conclude qui. Voglio sapere anche le vostre opinioni, che cosa ne pensate, perché è bello, libertà di espressione. Però questa è la mia opinione personale. Poi, se voi avete la vostra opinione personale, potete essere liberi, e lo siete, di scrivere nei commenti, ovviamente, e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale.